Nell'episodio precedente, sotto un diluvio più che universale, davvero pazzesco, siamo arrivati a Playa del Coco. Dopo l'esperienza vissuta nel fiume, dobbiamo dire che vedere tutta quest'acqua piovere dal cielo non è che ci è piaciuto tantissimo. I nostri amici ci hanno fatto sentire davvero come a casa. Ma non solo, ci hanno organizzato anche una fantastica gita per andare a vedere gli squali. Questi non siamo riusciti a vederli, ma abbiamo avuto l'incredibile fortuna di vivere un'esperienza indimenticabile, ascoltare il suono delle balene sott'acqua. Ma prima di lasciare la paradisiaca spiaggia che ci ha ospitato per qualche ora, abbiamo avuto un simpaticissimo incontro con una famiglia di Pisote. Ma ora si prosegue verso nord, in direzione Nicaragua. Siamo Simone, Lucia e Valentino, e questo è il nostro giro del mondo. Bene ragazzi, buongiorno. Approfittiamo di essere ancora qui a casa di Mauro, in questo fantastico giardino, per concludere un po' il nostro tagliando obbligatorio dopo ciò che ci è successo nel fiume. Quindi ora procedo con il cambio dell'olio dei differenziali. L'olio l'abbiamo comprato a Panama. Facendo il lavoro al motore abbiamo riciclato un po' di magliette e quindi ora c'ho un po' di stracci. Mi serviranno. Comincio a svitare il tappo di carico in modo tale da essere certo di poterci rimettere l'olio prima di svitare il tappo di scarico. È possibile che l'acqua sia arrivata più alta degli sfiati, che sono posizionati a 1,40 m. Ho trovato il secchio giusto ragazzi, ha lo stesso colore scuro di quando l'ho messo. Adesso ci vuole un lavoro di grande pazienza con la siringa. Fortunatamente questo è un lavoro che comunque avrei fatto da qui a veramente brevissimo. Se non altro questo non è un costo aggiuntivo. Ok, ora muovendo il camion devo posizionare il tappo di scarico in basso in modo tale da poterlo svuotare e riempire. Naturalmente ragazzi siamo in Centro America, un nanosecondo tempesta. Cioè c'era il sole un secondo fa. Lucia è andato in piscina con Mauro e Tiziana. Tanta roba. Mi rifugio in casa. Ho fatto solo un differenziale. Oh cazzarola! Ragazzi, ultimamente con l'acqua non abbiamo un buon rapporto. Abbiamo lasciato la finestra aperta. Io non ero in casa, ero fuori con Mauro e Tiziana. Simone era sotto il camion a cambiare l'olio dei differenziali. In un secondo è venuto giù il diluvio. Con il falso asciuga, però qui dentro non ci si sta dal caldo. Ragazzi, abbiamo acceso anche il condizionatore per asciugare un pochettino il materasso e qua adesso c'è un freddo pazzesco. Questo condizionatore davvero ragazzi funziona veramente bene. La roba è asciutta. Si devono ancora asciugare un po', ma ci siamo quasi. Vai, pompa condizionatore, vai! Cioè, e tra l'altro è al minimo, Ho stato su 23 gradi. Fa freddo qua, non ricordo un freddo così da anni. Quando vengo di qua si sente la differenza, ammazza. Ragazzi, siamo quasi pronti a partire, ma Mauro, che mi ha visto all'opera con il macete, ha detto che secondo lui c'è un po' da rifare il filo e quindi ne approfittiamo. Il mio macete. È un buon macete questo, no? Rimasto solo un po' sulla punta. Allora, questo è un cuscino piccolo con cui io dormo, che lo tengo qua dietro il collo e io senza non riesco a dormire. E ieri
sera quando sono andata a dormire non lo trovavo più, no? E lui diceva, non è colpa mia, però aveva tolto tutto lui, no? È sempre, tanto è sempre colpa mia, sempre. E vabbè, avevi tolto te la roba di dopo la pioggia. E quindi ho detto, cavolo, ma dov'è finito? Cioè, il lenzuolo è qua, gli altri cuscini sono qua. Stamattina ho aperto la finestra, era sopra il tetto. E lui, come ci ha Chi ce finito? l'avrà messo sopra il tetto? Io. Stai dicendo che ci ho messo io? Certo, ma non capisco perché sopra il tetto. E quindi è praticamente, sì, cioè, sbagliatissimo. cioè, come mai sopra il tetto? Metterò via il mio macete affilato. Ragazzi, è arrivato il momento di ripartire. Eh sì, lasciamo per la seconda volta Playa del Coco, un sacco di amici. E vabbè, ripartiamo. Direzione Nicaragua questa volta, Speriamo bene. Ah, questo ramo non è rimasto attaccato. Qui a Playa del Coco abbiamo conosciuto anche Ivan, che gestisce un blog di viaggi sul Costa Rica e ci vuole fare un'intervista. Quindi adesso lo stiamo seguendo per trovare uno spazio adeguato per fermarci e fare una breve intervista con lui. Forse abbiamo trovato un parcheggino. Ci mettiamo qua, che è proprio sulla nostra strada. Intervista on the road. Ragazzi, noi l'intervista l'abbiamo fatta. Ciao, grazie di tutto, siete stati fantastici, molto disponibili, avete veramente aperto il cuore alla mia intervista, grazie, forza ragazzi. Andate a vedere l'intervista nel canale YouTube di Ivan Costa Rica Travel. e ve la linkiamo. Sì. Ciao! Oh ragazzi, finalmente dopo tanto stiamo definitivamente andando verso nord, verso il Nicaragua. Quindi penso che oggi non ce la faremo a fare la frontiera con il Nicaragua, quindi ci fermeremo ad una spiaggia prima della frontiera. E poi si passa a un nuovo capitolo del nostro viaggio. Si inizia con il Nicaragua. Di burrasca, si sente nell'aria la pioggia. Teru Teru, aiutaci tu, fai qualcosa. Mi sa che il Teru Teru con la stagione delle piogge non ha potere, ce la può fare. Secondo me è perché fondamentalmente sa che in questo momento qui deve piovere, quindi lui non ci mette bocca. Perché ragazzi qua deve piovere, perché da novembre fino a gennaio, febbraio qua piove zero e quindi c'è bisogno di acqua. Però smentendo tutte le previsioni il Teru Teru ce l'ha fatta. Ha fatto tornare il sole! Prima di arrivare in spiaggia. Ci hanno considerato molto questi della polizia de migrazione de Costa Rica. Ok, siamo arrivati al bivio che ci dovrebbe portare alle ultime spiagge che si possono raggiungere qua in Costa Rica prima di entrare in Nicaragua. Certo, non so se ci godremo proprio questa vita da spiaggia oggi con questo meteo. Ma dritta nel mare. Uccelli! Si provando anche il guardrail. Siamo arrivati alla fine della strada, quindi dobbiamo cercare un parcheggio. No. Forse ci stiamo. Cioè siamo proprio attaccati a un super mega maxi stratospheric resort.
Ragazzi, questo, con il fatto che qua dietro c'è il resort, hanno restaurato tutto, sembra tutto leccatissimo, come se fosse un posto a pagamento. Il parcheggio è gratuito. E tra l'altro abbiamo scoperto che il resort ha il wifi, chiaramente rapido, senza password, e prende dappertutto qua attorno. Tantissima roba. Quindi non dobbiamo andare a scaricare la wifi? Non devo neanche cercare di infiltrarmi questo giro, perché basta stare fuori. Guarda che posto! Ed eccoci alla playa, ragazzi. Niente male. Voilà. Però una delle cose che voglio fare prima di muovermi da qua è controllare il livello d'olio del mozzo, dopo che l'altro giorno avevo iniziato a fare il cambio dell'olio. Non ero riuscito a terminare per via della pioggia e quindi voglio accertarmi che il livello sia quello giusto. Ok, un lavoro rapido. Devo rabboccare un pochino. Il livello deve arrivare all'altezza della vite. Fanno di azione molto lenta con il mio siringone, ne mancava davvero pochissimo, quasi un eccesso di zelo. Tra l'altro, prima di andare via, ieri sera la nostra pompa di scarico delle acque grigie ha fatto cilecca perché si era un po' intasata. Questa ogni tanto va pulita e quindi questa mattina l'abbiamo fatto qui perché c'era un lavandino qua fuori. E ora la rimonto al suo posto. Faccio anche una veloce ispezione sul tetto perché siamo davvero pieni di carrubbe, robe strane qua su. Quel legno là devo andarlo a togliere. Bene, ora che sono tornato dentro, già che ci sono, voglio provare a rispondere a una delle domande che ci avete fatto in tantissimi dopo il nostro problema al fiume, ovvero come sta il nostro Zeus. Fortunatamente gode di buonissima salute e anzi ora provo ad accenderlo così vi faccio vedere anche come funziona. Questo è il pannellino di controllo da dove posso controllare lo stato del generatore e anche i suoi parametri di funzionamento. Lo Zeus è configurato per partire in automatico qualora la batteria si scarichi. Per il nostro particolare tipo di impianto lo utilizziamo principalmente in modalità manuale, ovvero lo faccio partire io. In questo momento siamo al 93%, i pannelli stanno dando 600 watt perché il sole va e viene. Ad esempio, infatti adesso sono 1200. Il sole c'è, però ci sono anche parecchie nuvole che ogni tanto lo coprono e quindi il rendimento è un pochettino a picchi. Però nulla mi vieta di accendere il mio Zeus. L'ho acceso e quindi ora andiamo insieme sotto al camion che vi faccio sentire lo Zeus mentre parte e ve lo faccio anche vedere. Giusto per intenderci, l'acqua nel fiume è arrivata più o meno a questo livello e le nostre gomme sono alte 1,28 m. Quindi a questo livello più o meno siamo a 1,20 m. Lo Zeus è montato all'interno del telaio, più o meno a questa altezza, il che significa che era quasi completamente immerso. Andiamo sotto. Come vedete lì c'è la gomma. Considerate che questo è il controtelaio di rinforzo del nostro chassis a 3 punti e lo Zeus che è qui è montato proprio a questo livello, come vedete sotto il livello della ruota. In questo momento c'è la pompa del combustibile che sta caricando per l'accensione. Ve lo faccio vedere da questo lato. Come vedete lo Zeus è abbondantemente protetto anche perché qui c'è l'albero di trasmissione. Diciamo che sembra fatto proprio su misura per Valentino. Già che ci sono vi faccio vedere anche il nostro Webasto che invece è qua dietro. È protetto da questa scatola di acciaio che ho costruito, però chiaramente questa scatola non è stagna perché non deve essere stagna e anche lui non ha subito nessun problema. Zeus, oh Zeus, produci energia elettrica perché ne abbiamo tanto bisogno per cucinare le nostre prelibatezze. Mentre aspetto l'avviamento dello Zeus, dato che mi trovo proprio dietro una delle nostre gomme che come sapete in passato ci hanno dato tantissimi problemi, anzi vi metto qualche video. Ora torno dentro e vediamo lo Zeus cosa sta facendo. Chiaramente il suo rumore è quasi impercettibile, quindi vado dentro a valutare quanti watt sta producendo.
Bene, lo Zeus è partito da qualche minuto e stiamo producendo grosso modo 100 watt. Niente male, il nostro Zeus fa il suo dovere. Bene ragazzi, concludo qui questo video perché stiamo per partire per la frontiera con il Nicaragua e quindi il prossimo episodio, se tutto va bene, sarà completamente dedicato all'ingresso in questo nuovo paese. Vi faccio una piccola premessa: il Nicaragua negli scorsi anni ha avuto qualche piccolo problema dovute al fatto che ci sono state tantissime proteste contro l'attuale presidente che è Ortega. Proteste che sono iniziate principalmente dagli studenti ma che poi si sono evolute anche un po' a tutto il paese. Attualmente sembra tutto concluso ma sicuramente i problemi di fondo rimangono. Ci sono molte restrizioni in Nicaragua in questo momento, tra cui ad esempio l'impossibilità di utilizzare il drone, una legge che è già stata emessa nel 2014 e che quindi è il principale motivo per cui in Nicaragua non vedrete mai il nostro Mavic volare. Tra l'altro speriamo anche che non ci dicano niente in frontiera, perché comunque è vietato volare e quindi è presumibilmente anche vietato importare droni all'interno del paese. Vedremo quello che succede. Intanto per questa puntata vi saluto, grazie per essere con noi durante il nostro viaggio, ci date davvero tantissima forza. Noi partiamo, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Qua vendono le fotocopie ma anche la pastiglia dell'umore, sembra un'aspirina, la vendono qua perché siccome la dogana sono sempre zone un po' così dove devi stare calmo, vendono l'aspirina dell'umore, la pastiglia dell'umore, al che se brinca la fila e la furado. Necesita esta acá. ¿Cuánto ne necesito para hacer todo el trámite por Nicaragua de esta? ¿Cuánta pastilla necesito?